Cioè, l'uomo dovrebbe sempre vivere così, o almeno dovrebbe passare un periodo del proprio tempo a vivere così, a contatto con la terra e nella comunità, la comunità umana, a condividere il cibo, a condividere le parole, cioè perché la comunità umana è la vera energia, la vera comunità che porta l'energia, non è l'energia di Terna che manda avanti la distruzione, proprio l'energia umana che serve a rivitalizzare sta società. La tua risata è calore, ruba il cuore, fiore di ribellione, intorno al fuoco a ballare, battere pentole, rumori di aerei, di bombe e pallottole, mangiando ceci, cuocendo il pane, tenendo il più possibile le guerre lontane, i libri di scuola accendono falò. Quando il governo dice il Sud Italia deve essere l'hub energetico dell'Europa, sembra un bel parolone. In concreto vuol dire che ti distruggono il territorio, ti prendono l'energia che c'hai, fanno passare i cavi e poi gliela rivendono all'Europa. Questa gente non ci governa, ce ne fotte un cazzo di terna. Siamo pronti per sempre alla guerra, perché questa è la nostra terra. Ce ne fotte di chi ci governa, affanculo a sta gente di terna. Hai capito che noi siamo vivi e per questo rispondiamo piantando gli ulivi. Assalti frontali al presidio di Selargius, ci hanno detto che ci sta questa nuova lotta importante, bellissima, e siamo venuti a vederla. Stiamo qui appena arrivati, ci sta il pranzo e vogliamo conoscere bene la situazione, perché è qualcosa che può accendere una speranza qua in Sardegna su un'ingiustizia, su una violenza che stanno facendo, un esproprio, una devastazione del territorio. Sta ripartendo una lotta dalle comunità, dalle persone che sono interessate, e adesso andiamo a vedere, dai. In mezzo ai mostri del cemento, il lago il sogno che s'avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è ben nera. Bella torpigna tara, bella borgata, dove il razzista la sua bara. Amiamo anche tutto il cagliaritano, se sei con noi Adesso alza la tua mano. Questa è una lotta che praticamente parla anche di indipendenza. Questa terra la vogliono saccheggiare per togliergli l'energia, portarla nel resto d'Italia. Quindi l'energia che è della Sardegna, non è che il territorio della Sardegna ne beneficia in qualche modo. E quindi ci sta un'impresa che sta lì, che sta togliendo ulivi e alberi secolari. Qui c'è una terra che combatte. Come il lago che combatte, c'è la terra che combatte a Selargius e dobbiamo farla vincere. Dobbiamo cantare la terra che combatte di Selargius e vincere insieme a questa comunità bellissima, perché quando succedono queste cose, che c'è una violenza sul territorio, si mettono in moto anche azioni belle, positive, benefiche. Cioè c'è una comunità che si vede, che si incontra e che resiste, e che è questa qua bellissima che adesso ci ha invitato a pranzo. Andiamo a vedere che ci ha preparato, cioè è pieno di Noi pietanze. abbiamo già spizzato, c'ho delle cose buonissime. E Tempesta già abbiamo l'acquolina in bocca. Tempesta sta a sentire male. Andiamo a vedere che c'è l'ospitalità che ci ha preparato sta comunità. Venite. Nella vecchia scuola, quelli potenti senti un po' sì come suona fra ogni in valanghe, questa roba che ti spranga, che ti laga, che la piaga te nel mio compare, tira sulle mani, questa roba si sale, questa roba è potente, questa roba ti stende, entro con in pista, sono bravo, prepotente, sono il capo se, anche se ogni C'è molto altro lì, ma non ci stava. Non lo so, noi siamo venuti qui a imparare qualcosa, fondamentalmente. Intanto piantiamo alberi nei cantieri, piantiamo alberi perché siamo guerrieri di una guerra per difendere la nostra terra, contro Terna, che non ci governa. È arrivata l'acqua con la cisterna per innaffiare i nostri alberi. Sono arrivati 1000 alberi dalla Gallura, perché noi non abbiamo paura,
perché c'è una grandissima solidarietà che non resterà qua, arriverà in tutta la Sardegna, e questo presidio contro il cantiere è qualcosa che ci insegna una vita degna. Se non sei disposto a rischiare qualcosa, finirai a perdere tutto. Finirai che tutto verrà distrutto. Quindi grazie a questo presidio a Selargius, dove noi siamo venuti umilmente per imparare. Adesso continuiamo a imparare qualche cosa, poi speriamo di trasformare questa cosa in arte, per diffonderlo ovunque, per diffondere la coscienza che dobbiamo opporci a tutta sta violenza. E si è sentito un po'? Hai capito? Per restare vivi abbiamo deciso di piantare degli olivi in questo posto. Per restare vivi abbiamo deciso di piantare degli olivi.